Le proposte di case a €1 in Italia sono nate nel 2008 in un paesino della Sicilia. Oggi ci sono circa 200 piccoli comuni in Italia che fanno proposte simili. Quasi tutti però non hanno progetti ben strutturati e le proposte di case regalate a €1 sono solo tentativi di marketing territoriale basato sulla speranza piuttosto che su progetti validi con obiettivi ben precisi. E in questo video ti racconto come sono nate e come si sono evolute le proposte di case a €1 in Italia. Lo faccio anche tenendo conto delle mie esperienze dirette che ho raccontato anche sul canale YouTube Rurale Digitale. Piccola premessa, se non conosci l'argomento ti dico subito che la possibilità di comprare casa a €1 è solo uno specchietto per le allodole, perché i prezzi reali da affrontare sono enormemente più alti, così come sono enormi i problemi con i quali ci si deve scontrare. Ho già elencato in un altro video i 10 punti da tenere in considerazione. Trovi il link qui sopra e nella descrizione di questo video. Ti consiglio di guardarlo. Le proposte di case a €1 sono nate per tentare di contrastare il crescente spopolamento dei piccoli comuni italiani, ma salvo rarissime eccezioni, 2 o 3 case in tutta Italia non sono riuscite minimamente a dare un contributo alla risoluzione del problema. Sono emersi molti lati negativi e criticità. Per questo le proposte hanno subito sostanziali trasformazioni nel corso degli anni. Oggi hanno dimenticato quasi interamente l'obiettivo primario, contrastare lo spopolamento, e sono diventate sostanzialmente tentativi di fare qualcos'altro, qualcosa di non ben definito, ma sicuramente non contrastare lo spopolamento. All'inizio la proposta era: ti regalo una casa fatiscente, tu ti impegni a ristrutturarla e a venire ad abitare qui. La proposta era indirizzata principalmente ai paesi esteri, perché buona parte degli italiani sapeva benissimo che si trattava di una fregatura. Così, complice un caso fortuito che ha portato alla pubblicazione di un primo articolo su un sito internazionale, l'iniziativa ha assunto dimensioni inaspettate per gli organizzatori. Altri siti e qualche giornale hanno ripreso la notizia e il paesino è stato subissato da richieste di informazioni. Eureka! Funziona! Avranno pensato gli organizzatori felici. La notizia si è diffusa anche in Italia e altri piccoli comuni hanno pensato di riproporre l'iniziativa delle case a €1. In breve però hanno iniziato ad emergere tutte le criticità. La prima era che molti possibili acquirenti non avevano idea dell'enormità e delle complicazioni della trappola in cui si stavano infilando. Spesso erano discendenti di emigranti italiani e non gli sembrava vero di poter tornare sulla terra degli avi e di avere in regalo una casa. E non era vero, perché nessuno regala niente. Su questo non mi ripeto, trovi tutti i dettagli nel primo video, ti consiglio di guardarlo. Il secondo problema era che praticamente nessuno aveva intenzione di andare veramente ad abitare in quel paese. Pensavano di comprare la casa magari per passare le vacanze oppure per andarci ad abitare un giorno da vecchi. Insomma, l'obiettivo principale, quello di ripopolare un vecchio paesino, si è rivelato un totale fallimento e così il requisito è stato abolito per evitare che le case regalate non venissero prese in considerazione da nessuno. Quindi la proposta si è trasformata in una semplice proposta immobiliare. Poteva andare bene anche così, perché la riqualificazione di qualche parte del patrimonio immobiliare sarebbe stato comunque un fatto positivo per quei piccoli comuni. Però sono emersi anche altri problemi. Molti pensavano di poter ottenere la proprietà gratis e poi con calma valutare cosa fare, come ristrutturare, come se abitarla e tutto il resto. Invece i comuni avevano giustamente definito anche altri criteri per poter beneficiare del regalo. Bisognava versare una cauzione che sarebbe stata restituita a lavori ultimati, realizzare un progetto di ristrutturazione serio, completare i lavori entro termini stabiliti e altre clausole. A questo punto molti degli interessati hanno cominciato a capire che il regalo non era poi così interessante e hanno rinunciato. I termini stabiliti per la ristrutturazione e le condizioni degli immobili hanno anche fatto scappare molti anziani che pensavano di poter avere una casa abitabile in tempi brevi.
cosa ovviamente impensabile considerando le caratteristiche degli immobili e le regolamentazioni italiane. Quindi i criteri per ottenere il regalo sono stati ulteriormente modificati. Gli interessati hanno apprezzato e qualcuno si è effettivamente trasferito. Tutti però hanno ben presto dovuto fare i conti con l'altro gigantesco problema che evidentemente non era stato affrontato nel giusto modo dagli amministratori locali né tantomeno spiegato ai beneficiari delle case a €1: la totale mancanza di servizi. I piccoli comuni italiani si stanno spopolando da circa un secolo e la mancanza di servizi e strutture indispensabili, incluse ad esempio le strade di collegamento, è un problema sempre più grave. Illudersi che si potesse magicamente risolvere con l'arrivo, nel migliore dei casi, di qualche decina di abitanti era pura illusione. E infatti anche parecchi nuovi abitanti che avevano approfittato dell'offerta della casa in regalo, dopo pochi anni, sono scappati. Insomma, la mancanza di servizi è stata terribilmente sottovalutata sia da chi ha realizzato le proposte di case a €1, sia da chi le ha incautamente accettate. Cercare di contrastare lo spopolamento richiede prima di tutto una seria progettazione territoriale, cosa che è praticamente tralasciata da quasi tutti gli amministratori dei piccoli comuni. Quindi sperare di risolvere un problema senza aver posto basi concrete, definito obiettivi e strategie, può portare solo al fallimento di qualsiasi iniziativa. Ne ho già ampiamente parlato, ti consiglio di guardare i video sul nostro canale YouTube Rurale Digitale. È vero che alcuni comuni hanno previsto agevolazioni e sussidi per chi accetta di trasferirsi e di aprire o riaprire un'attività commerciale, però ancora una volta non si può sperare che basti la buona volontà di un americano o di un danese che decide di trasferirsi e inventare una nuova attività per risolvere i problemi. Chi si trasferisce deve avere prospettive concrete e deve poter contare su tempi e condizioni certi, non speranze e illusioni. Immagina ad esempio i problemi che deve affrontare una coppia di giovani che decide di creare una famiglia con dei figli. Indubbiamente ci sono persone disponibili ad accettare soluzioni di compromesso e disagi, ma sono poche e comunque totalmente insufficienti per poter anche solo avviare un tentativo di ripopolamento di un piccolo comune. E allora, a che punto sono oggi le proposte di case a €1 nei piccoli comuni italiani? Si sono trasformate quasi tutte in proposte disperate. Venite, prendetevi una casa gratis e fate qualcosa! Questo è un orientamento che può portare risultati concreti, secondo te? Caduti praticamente tutti i requisiti stabiliti in origine, oggi si fa di tutto per attrarre qualcuno in grado di recuperare qualche parte del patrimonio immobiliare di questi piccoli comuni. Così la tendenza è quella di realizzare principalmente strutture turistiche ricettive con la speranza di creare un adeguato flusso di turisti per mantenerle. Molte piccole amministrazioni locali invitano a creare iniziative turistiche per attrarre visitatori. Anche questo però, salvo le solite rare eccezioni, difficilmente può portare alla creazione di meccanismi tali da giustificare investimenti consistenti. Non si può pensare che qualsiasi angolo del territorio italiano, seppur bellissimo, può diventare un'attrazione turistica in grado di creare posti di lavoro e far rivivere un piccolo comune. È pura illusione. Poi ci sono anche altri aspetti negativi legati a questa tendenza, ad esempio quello delle speculazioni immobiliari che non portano alcun beneficio ai territori. La sostenibilità a lungo termine di una piccola comunità non si può ottenere con la speranza e con le illusioni, ma solo con progetti seri che mancano in quasi tutti i piccoli comuni. E chiunque pensi di potersi avventurare nella ricerca di case a €1 in Italia ne dovrebbe tener conto, perché un sogno si può trasformare ben presto in un incubo.
A me non piace illudere le persone, ci sono fin troppi truffatori e pifferai magici che creano confortevoli illusioni. Io preferisco essere pragmatico, spiegando quindi anche le scomode realtà. Non voglio distruggere i sogni di chi guarda i miei video, voglio solo aiutarli a fare scelte ponderate, senza cadere in nessuna trappola. L'ho ampiamente spiegato in questi video che trovi sul nostro canale YouTube Rurale Digitale. Se non lo conosci ti invito a visitarlo e a iscriverti. Ovviamente non dimenticare un like e la condivisione. Per contattarmi visita il sito ruraledigitale.it.